Buongiorno a tutti ragazzi e ragazze, oggi prepariamo le crocchette di patate. Ci occorrono 1,5 kg di patate che ho già lessato, 250 g circa di bocconcini di mozzarella, 4 uova intere, 150 g di parmigiano grattugiato, pangrattato, prezzemolo, 200 g di prosciutto cotto. Teniamo da parte anche 3 cucchiai di fecola di patate se dovesse essere necessaria. La prima cosa che dobbiamo fare è naturalmente sbucciare le patate. Quindi prendiamo lo schiacciapatate, inseriamo la patata all'interno e molto semplicemente li andiamo a schiacciare così. Per fare questa operazione le patate è meglio che siano calde, quindi fatelo appena 10 minuti dopo che avete finito di lessarle. A questo punto possiamo aggiungere del sale, le uova, il formaggio e cominciamo ad impastare. Naturalmente potete aggiungere anche il prezzemolo tritato, del pepe nero, della noce moscata. Io non aggiungo il prezzemolo perché dovranno mangiarle anche dei bimbi che non amano vedere i pezzettini verdi all'interno. A questo punto aggiungo anche il prosciutto cotto. Dopo aver impastato a lungo facciamo una prova. Per vedere se le nostre crocchette reggono la forma e io direi che siccome le patate sono abbastanza asciutte, vedete, utilizzare la fecola di patata è completamente inutile. Se invece avete delle patate che sono particolarmente umide e non reggono bene la forma, allora in quel caso potete addizionare poco alla volta la fecola di patate fino ad avere questo tipo di risultato. Come vedete ho messo le mozzarelline ad asciugare su uno Scottex. Adesso le divido a metà e inizio a fare le mie crocchette. Bene, a questo punto prendo una ciotolina con dell'olio e molto semplicemente vado a oliarmi le mani. E aiutandomi con un cucchiaio vado a fare esattamente questa operazione molto semplice. Prendo metà mozzarellina, la inserisco all'interno e vado a richiudere la mia crocchetta. E voilà, la prima è pronta. Mettiamo il pangrattato in un piatto e semplicemente lo andiamo a rotolare. Volendo si potrebbe fare una lega di acqua e di farina, oppure si potrebbe passare la crocchetta nell'uovo. Quindi nella farina, di nuovo nell'uovo e poi nel pangrattato. A me invece piace una panatura sottile, anche perché così risparmiamo tantissimo tempo. E voilà! La nostra prima crocchetta è pronta. Procediamo così con tutte le altre.
Cercate di essere delicati ovviamente quando fate questa operazione. Togliamo via l'eccesso di pangrattato e voilà, anche la nostra seconda crocchetta è terminata. Termino tutto e dopo andiamo a friggerle. Eccole qui tutte le nostre crocchettone, avete visto? Molto semplice e soprattutto molto veloce e sarà un risultato eccezionale e golosissimo. Andiamo a friggerle in olio ben caldo. Dobbiamo essere molto delicati quando le andiamo ad inserire, magari ci possiamo aiutare con una schiumarola, così non corriamo neanche il pericolo di scottarci. Molto delicatamente, perché se siamo troppo irruenti quando inseriamo il cibo all'interno dell'olio caldo, cosa accade? Che praticamente faremo schizzare l'olio dappertutto e rischiamo anche di bruciarci, quindi mi raccomando, molta attenzione quando friggete. Basteranno circa 3-4 minuti e poi quando le nostre crocchette saranno dorate possiamo toglierle e metterle a scolare su carta assorbente. Vanno mangiate rigorosamente calde perché sono super filanti. Tra un po' vi farò vedere anche l'interno. Scommetto che tante di voi si staranno chiedendo: ma possiamo farle anche al forno? Certamente, anche io avrei voluto farle al forno, però ho il forno che non funziona più bene da diversi mesi, infatti adesso l'ho ordinato e deve arrivare quello nuovo. Si possono fare al forno, le mettiamo ovviamente con un pochino d'olio sia sulla teglia e ovviamente un pochino anche in superficie perché altrimenti diventano troppo secche, quindi un pochino di olio ci vuole, le mettiamo a 200 gradi fino a quando vedremo che si sarà fatta questa bella crosticina in superficie, quindi anche al forno sono buonissime. Guardate che belle! E poi soprattutto più che belle sono davvero molto molto buone, molto golose, fatte così piacciono un sacco ai bambini. Come avete visto non ho messo il prezzemolo, non ho messo la noce moscata, il pepe nero, che sono ovviamente tutti aromi che vanno ad arricchire tantissimo le crocchette e anche a me piacciono tanto, però siccome dovevano mangiarle anche i bambini che sono un pochino schizzinosi quando vedono magari particelle verdi o quando c'è il pepe, e allora ho preferito evitare. Però anche così, fatte proprio semplici, sono una vera bontà e una delizia. Adesso vi faccio vedere anche l'interno. Le ho aperte per farvi vedere appunto la mozzarella filante e mi sono letteralmente ustionata, ma l'ho fatto solo per voi. Vi ricordo, se questo video vi è piaciuto e volete aiutare il mio canale a migliorare, lasciate un like che non costa davvero nulla, è letteralmente gratuito, e se volete aiutarmi ancora di più condividetelo con i vostri amici, io ve ne sono davvero grata. Vi mando un grande abbraccio, un abbraccio speciale, tanti baci e ricordate che in questo momento io vi sono vicina e dobbiamo cercare davvero di impegnarci a fare cose bellissime e restare tutti a casa. Un bacione, ciao ragazzi!